Questa volta la puntata sarà completamente diversa. Sigla! A fine estate 2014 è uscito il mio video Twofold Nature, Abruzzo Sublime and Beautiful. Ci tengo sempre molto perché è stato il mio primo timelapse e perché lo ritengo un vero e proprio omaggio alla mia regione. È probabilmente il mio video con più visualizzazioni sul web, è stato pubblicato ufficialmente da Nikon, dal National Geographic ed è stato premiato in dei festival in giro per il mondo. Inoltre è stato il primo timelapse interamente dedicato a una regione italiana. Insomma, quando ne parlo sono sempre molto felice. Durante le mie peregrinazioni in lungo e in largo per la regione ho visitato alcuni luoghi che conoscevo già e altri che per me erano completamente nuovi. Ce n'era uno fra questi, dove ero stato 3 o 4 anni prima, che mi aveva colpito profondamente. Sto parlando di Rocca Scalegna. Nella prima puntata ho parlato dei luoghi iconici e devo dire che Rocca Scalegna ne ha tutte le caratteristiche. Un castello abbarbicato su un costone di roccia che domina il paese sottostante e la valle. Non male, direi. Quando ci sono stato la prima volta ho immediatamente notato come quel luogo, immerso nelle vallate del sud dell'Abruzzo, fosse perfetto per la fotografia notturna e un'idea ha cominciato a circolare nella mia testa. Ma qui dobbiamo fare un piccolo salto temporale in avanti. Ma non vi preoccupate, non sarà complesso come quelli che avete visto nella serie Dark. Dobbiamo arrivare solo al 2018. Insieme al mio grande amico e punta di diamante della fotografia paesaggistica italiana, Fortunato Gatto, abbiamo condiviso una mostra che proponeva un parallelismo tra il paesaggio abruzzese e quello scozzese. Devo dire che al di là delle mie difficoltà nel riuscire a pareggiare i colori e la genialità delle visioni di Fortunato, l'Abruzzo contro la mitica Scozia non ha sfigurato. L'ultimo giorno, a pochi minuti dalla chiusura della mostra, mi aggiravo tra le immagini in incognito, quando vidi un ragazzo fermo davanti a una foto, mia, insieme a 2 amiche. Questa foto era un'immagine di Rocca Scalegna. Questo ragazzo, che io non conoscevo e che presumo non mi conoscesse, si stava prodigando in complesse spiegazioni tecniche per affermare che quella foto fosse un fotomontaggio. No, non era un fotomontaggio. Logicamente non è un fotomontaggio perché quell'immagine fa parte di una sequenza che è all'interno del mio Twofold Nature Abruzzo Sublime and Beautiful ed è la sequenza che io preferisco e che ritengo più originale e la utilizzo anche come copertina per le pubblicazioni su internet. Ma in fondo questa foto si poteva fare o non si poteva fare? Probabilmente quello che fece dubitare il ragazzo è la luce che illumina il castello e fa sembrare la foto un lavoro da studio. E allora vi devo raccontare cosa è successo nel 2014. Io volevo davvero realizzare una sequenza in timelapse a Rocca Scalegna, quindi mi sono giocato l'asso di denari, chiamando Angelo Di Tommaso, fine fotografo e presidente dell'attivissimo circolo Sangro Aventino. Ciao Angelo, senti, avrei bisogno di un aiuto. Io vorrei fare una ripresa in timelapse a Rocca Scalegna, di notte. Però so che il castello normalmente è acceso. Hai qualche idea? Al limite possiamo provare a chiedere se si possono spegnere almeno quelle principali che sono sul castello. Ma dai, ma sarebbe fantastico. Ma c'è qualcuno che può darci una mano? Provo a contattare il sindaco oppure il presidente della proloco di Rocca Scalegna. Non so come ringraziarti, Angelo. Vorrà dire che andremo a scattare insieme. Sempre con grande piacere. Come nei migliori film americani, alle 22, puff, si sono spente le luci e io ho avuto la possibilità di realizzare questa foto e questa sequenza in timelapse. Ma poteva finire qui questa puntata? Ma certo che no! Vi ho fatto vedere come è stata realizzata quella foto, ma voglio farvi vedere come a distanza di 6 anni quello scatto sia ripetibile. Mi rimetto allora in contatto con Silvano, il presidente della Proloco di Rocca Scalegna, e ci mettiamo d'accordo per lo spegnimento delle luci del castello il 21 luglio, come già fatto 6 anni prima. Nei giorni precedenti ho deciso di riaprire il file originale dello scatto per vedere con quale focale era stato realizzato, con quale macchina e con quale obiettivo. Avevo utilizzato una Nikon D600 e un 24-70 2.8, utilizzandolo a 70 mm.
A dir la verità, oltre a non essere un fotomontaggio, quello non era neanche uno scatto perfetto, perché dalle impostazioni utilizzate si vede chiaramente come il tempo di scatto fosse leggermente troppo lungo. La formula che utilizzo di solito per questo tipo di scatti notturni divide il numero fisso di 400 per la focale utilizzata. In questo caso quindi 400 diviso 70 mi portava a dover scegliere un tempo di scatto che non superasse i 5-6 secondi, mentre io sono arrivato a 8 secondi, con questo risultato che le stelle non sono perfettamente puntiformi. Per chi non lo sapesse, a causa della rotazione terrestre, alla faccia dei fotografi terrapiattisti, mi verrebbe da dire. Poi ho controllato anche il meteo per valutare se fosse o meno favorevole, ma tutto sembrava andare nella direzione giusta. Ho messo in borsa l'attrezzatura equivalente a quella del 2014, con l'unica grossa differenza che ora con me c'è una Sony A7R3 insieme a un 2470-2.8 G Master. Com'è andata però non ve lo racconto, preferisco farvelo vedere. A questo punto si potrebbero dire molte cose riguardo all'importanza della ripetibilità di uno scatto, dell'esperienza acquisita sul campo, ma io credo che la cosa davvero importante sia che se siamo convinti di un'idea, probabilmente questa idea è realizzabile. Grazie e alla prossima puntata!